Buscetta arrivò a Palermo in gran segreto e venne letteralmente sigillato all'interno di una struttura che si trova tra l'aula bunker e il carcere del Luciardone, luoghi che finora non erano mai stati mostrati. Adesso io vi faccio vedere il percorso che non si è mai visto in televisione, che il pentito, il primo grande pentito della storia della mafia, fece quella mattina, la mattina del 3 aprile. Ecco, Buscetta passò da qui, veniva da questi locali dove non possiamo entrare perché si arriva direttamente al carcere del Luciardone, attraversò questi corridoi, superò questo cancello e passò attraverso questo vecchio metal detector che vedete proprio veramente antichissimo, passò attraverso e poi da qui raggiunse l'aula del Maxi. Il nome dei Salvo era entrato nell'occhio del ciclone nel 1984, quando ne era stato chiesto il soggiorno obbligato. Abbiamo potuto vedere dai diari di Rocco Chinnici come fossero loro l'obiettivo prioritario dell'ultimo periodo di indagini del giudice, che ne vedeva la rilevanza mafiosa e ne avvertiva ancor più il peso politico, visto le pressioni che il suo ufficio subiva per non incriminarli. Nino Salvo aveva nell'occasione detto: «Abbiamo dato soldi a tutti i partiti politici, dai missini ai comunisti». Un ricatto alla luce del sole che gli aveva portato benefici. Una montagna di indizi aveva quindi partorito il topolino. Ma il tutto si era risvegliato dopo l'omicidio dello stesso Chinnici e soprattutto con l'arrivo in Italia di Tommaso Buscetta. Buscetta che più volte i Salvo avevano ospitato e invitato a tornare in Italia per combattere i corleonesi. L'impero dei Salvo, che crolla proprio nel 1985 con le parole di Buscetta, con il patrimonio sequestrato e l'arresto sia di Nino che di Ignazio. Dirà anni dopo il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Durante la guerra di mafia c'erano morti tutti i giorni. Nino Salvo mi incaricò di dire a Totò Riina che Andreotti ci invitava a stare calmi, a non fare troppi morti, altrimenti sarebbe stato costretto a intervenire con leggi speciali. Io stesso ho assistito a dialoghi fra Nino Salvo e Riina, nel corso dei quali Salvo disse a Riina la stessa cosa. E Riina rispose di far sapere ad Andreotti che eravamo stati a disposizione sia per i voti che per altre cose, e che ci doveva far lavorare in pace. Il 19 gennaio del 1986, però, Nino Salvo viene stroncato da un tumore in una clinica svizzera, quando ormai si trova già incriminato per quello che verrà definito il Maxi processo. – 4 febbraio 1986. Vengono arrestati Giovanni Prestifilippo e suo figlio Giuseppe, padre e fratello del feroce killer dei corleonesi, Mario. Contro di loro decisive le accuse di Totuccio Contorno, che li indica come uomini rilevanti a Ciaculli e arricchiti col traffico di droga. – 10 febbraio 1986. Palermo. Inizia il primo maxi processo a Cosa Nostra. Alla sbarra 474 imputati. A rappresentare l'accusa al maxi processo vengono nominati 2 pubblici ministeri, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, che si sarebbero alternati in aula. Per quello che riguardava invece la composizione della Corte d'Assise, che avrebbe giudicato, si pone subito un inatteso problema. Nessun presidente di Corte d'Assise sembra infatti disposto a presiedere il maxi processo. 10 si defilano in qualche modo. Vi sono 10 rifiuti, solo 2 dei quali giustificati da effettivi gravi problemi di salute. Alla fine l'incarico viene accettato da Alfonso Giordano, un magistrato che è stato nominato presidente di Corte d'Assise da pochi mesi
ed è quindi appena arrivato. L'ha fatto fare, Presidente. Ma io glielo posso rispondere subito, l'ho fatto perché era mio dovere farlo, perché pensi che se non l'avessi fatto io, forse questo processo non si sarebbe fatto, perché praticamente non lo voleva fare nessuno perché tutti avevano paura. Come secondo giudice della Corte, detto giudice a latere, viene nominato Pietro Grasso. Poi vengono nominati, con molte difficoltà, 6 giudici popolari. Il 10 febbraio 1986, in un'aula bunker colma di circa 300 imputati, 200 avvocati difensori e 600 giornalisti da tutto il mondo, si apre il processo. Tra gli imputati presenti vi sono Luciano Liggio, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Salvatore Montalto, Leoluca Bagarella, Giuseppe Marchese e moltissimi altri. Tra i contumaci figurano Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Nitto Santapaola e il superkiller Giuseppe Lucchese. Le accuse ascritte agli imputati includono tra gli altri 120 omicidi, traffico di droga, rapine, estorsioni e ovviamente il delitto di associazione mafiosa, in vigore da pochi anni. Dal momento che i termini di custodia cautelare per un centinaio di imputati scadranno l'8 novembre 87, è necessario che il processo di primo grado si concluda entro quella data. Per questo motivo il presidente Giordano, nonostante le proteste di alcuni avvocati difensori e giudici popolari, dispone che il processo venga celebrato tutti i giorni, a eccezione soltanto delle domeniche e di alcuni sabati. Il 20 febbraio viene catturato Michele Greco, detto il Papa. Si narra che quando vi erano stati i controlli precedenti, i Greco fossero usi a utilizzare mute subacquee con respiratori per nascondersi dentro i vasconi dell'acqua per irrigare i campi dei loro terreni. Ma questa volta le cose sono andate diversamente. Ma intanto vediamo chi è Michele Greco. Sopra di tutte queste famiglie. 12 aprile dell'84, Corte d'Assise di Caltanissetta, al processo per l'assassinio del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, successivamente conclusosi con la condanna all'ergastolo di Michele Salvatore Greco, quali mandanti della strage di via Pepitone Federico, depone il giudice Giovanni Falcone, uno dei magistrati palermitani dell'equipe antimafia, che in quei mesi hanno già avviato l'istruttoria del maxi processo. Falcone viene sentito dal presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta, Meli. Io posso dire che nei confronti dei Greco c'è una imputazione di essere capi di una organizzazione mafiosa. Forse con un esempio mi posso chiarire meglio il concetto. Posso riferire quello che è stato detto da un imputato che ha paragonato questa organizzazione all'organizzazione ecclesiastica. Dice: ci sono i cardinali e c'è il Papa. 20 febbraio dell'86. Michele Greco, 63 anni, il numero uno della mafia, soprannominato per la sua sanguinaria autorità criminale il Papa della Cupola, il vertice dei boss di tutte le cosche, viene individuato ed arrestato dai carabinieri del secondo gruppo operativo di Palermo in un covo fattoria nelle campagne di Caccamo, nel Palermitano. Braccato da 4 anni, da quando nel luglio dell'82 il consigliere istruttore Chinnici aveva emesso nei suoi confronti mandato di cattura per l'uccisione del generale della Chiesa, Michele Greco, il Papa delle cosche, era sempre riuscito a sfuggire a blitz, rastrellamenti e agli assedi effettuati dagli investigatori nei giardini e nei tetri sotterranei di Ciaculli, regno e base operativa del superboss. Le accuse contro Greco vengono ulteriormente confermate dalle rivelazioni di Masino Buscetta, che indica in Michele Greco il capo dei capi, un capo, aggiunge Buscetta, messo parzialmente in ombra dagli spietati corleonesi, i luogotenenti di Luciano Liggio, Bernardo Provenzano e Totò Riina, i soli super boss, oltre a Pino Greco, il temuto killer, ancora latitanti. Per Buscetta comunque Michele Greco continua a gestire direttamente i contatti con il cosiddetto terzo livello, l'area della contiguità alle cosche mafiose, l'hanno definita i magistrati dell'equipe antimafia, come dire gli intrecci mafia-politica-finanza. Aspetto fiero ed occhi di ghiaccio, Michele Greco, alba di ieri al momento della cattura, scocciato ma remissivo del tranquillo possidente. Scesi dagli elicotteri, i carabinieri che con i mitra spianati, dopo aver circondato l'intera zona, hanno fatto irruzione nella fattoria rifugio del numero 1 di Cosa Nostra, si sono trovati dinanzi un uomo dall'aspetto impenetrabile, con folti baffi e documenti intestati ad un agricoltore palermitano deceduto anni addietro.
Per essere certi dell'identità del superboss è stato necessario radergli i baffi e confrontare il volto appena invecchiato con le foto delle vecchie schede segnaleti. Sicuri che era proprio Michele Greco a essere lì nel casolare? No, non eravamo sicuri sull'identità, sapevamo solo che in zona si celava un grosso esponente di Cosa Nostra. Ecco, da quanto tempo si nascondeva in quel casolare? Ma nel casolare, nello specifico, penso molto poco, addirittura anche poche ore, perché a seguito aveva pochissimi effetti personali. E quali altri rifugi aveva avuto prima? Li conoscete adesso? Ma la zona lì di Caccamo si presta molto bene perché ci sono moltissime villette separate l'una dall'altra da cortili che consentono facili spostamenti, e quindi lui senz'altro era in zona da parecchi giorni. Ci sono stati momenti drammatici durante la cattura? Ma il momento, direi l'unico momento drammatico è stato quello in cui abbiamo dovuto forzare la porta che dava accesso al locale dove sapevamo che c'era un latitante. Quando avete aperto questa porta, qual è stata la prima scena, la prima immagine? Ci siamo trovati un uomo che tra l'altro era stato colpito dalla porta che cadeva. Quindi ha avuto la porta in faccia? Ha avuto la porta in faccia, un uomo con un maglione bleu, una coppola, un aspetto dignitoso, molto, molto, molto tranquillo all'apparenza, che ha subito tentato di esibire un documento cercando di chiarire la sua identità. Un documento falso, ecco. I baffi, e come avete fatto allora a capire che era proprio lui? Sulla base del fatto che ritenevamo che di fronte a noi ci fosse un latitante, abbiamo fatto dei controlli che poi sono anche quelli di routine, sai controllare l'autenticità del documento, e si è presto accertato che il documento in effetti era intestato a persona morta nell'estate 82, proprio più o meno all'epoca della latitanza del Greco. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che aveva rinunziato a comparire, è a disposizione della Corte. 3 aprile 1986. Uno dei momenti più attesi del processo è la deposizione di Tommaso Buscetta, che inizia proprio in questa data. Il ricordo è il silenzio assordante che c'era in aula nel momento in cui lui è entrato. E questo indicava il rispetto che continuava ad avere nell'ambito dell'organizzazione e anche la paura delle cose e dei segreti che poteva ancora rivelare. E come marito com'è? È molto affettuoso, molto romantico, molto sentimentale, gelosissimo. Gelosissimo? Sì, siciliano proprio. Ha paura? No, perché io credo in Dio e siamo dal lato giusto. Come definirebbe la mafia? La mafia? Che cos'è per lei la mafia? Guarda, per me ci sono due mafie. Quella idealistica, che non esiste più. Il concetto della mafia non è brutto, è la maniera come questo concetto è stato impiegato ultimamente è una cosa molto schifosa. Signora Cristina, lei risposerebbe Tommaso Buscetta? Sì. Come si ipotizzava anche di cose più fantasiose, dal carabiniere travestito che può sparare, cioè, furono poste sul pretorio quei 3 pannelli blindati che ancora conserviamo in aula, che furono trasportati dalla Corte d'Appello di Venezia. Parlando con lui si capiva subito che era un uomo di grande carisma, questo sì, anche di grande intelligenza, molto riflessivo. E metteva un po' di tempo prima di rispondere alle domande, perché poi aveva fatto come dirsi che fossero le risposte giuste alle domande che gli avevano. Da principio naturalmente c'è stata anche un'emozione che era tanto sua quanto mia, anche perché ovviamente stavamo facendo un po' di storia dell'Italia in quel momento, e ci fu un certo lasso di tempo come se ci studiassimo a vicenda. Io studiavo lui e lui studiava me.
La famiglia prende il nome del rione dove si trova questa famiglia. Nella città di Palermo. Nella città di Palermo. Per quanto riguarda la provincia di Palermo, la famiglia prende il nome del paese dove questa è. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono detti da noi o venivano detti da noi perché io non ci sono più. Commissione capi mandamenti. Questi capimandamenti abbracciavano 3 famiglie, avevano fra di loro 3 famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione. Capo della commissione era, nel 1980, il signor Greco Michele. Che cosa la innervosisce? C'è una situazione di nervosismo dovuta al fatto di avere sempre gli occhi puntati addosso da stamattina, sia di qui davanti che sia di dietro. Ora, uno nella cella può avere bisogno di fare un movimento perché è sofferendo, un po' di libertà, quella che può essere dentro il cancello. Ora, queste guardie che messe qui davanti, guardano continuamente qui dentro, uno prima di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma io veramente non lo... queste sono misure ordinarie di sicurezza che ci sono dinanzi siamo chiusi, insomma, l'ordinario di sicurezza qual è? Quello di innervosire il detenuto, non farlo ascoltare, io non lo so. 10 aprile 1986. Arriva il confronto diretto tra il collaboratore di giustizia e l'imputato Pippo Calò. Allora, Calò, dica lei. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte, di dire al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze e non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, come io farò adesso, in questo confronto, che io proverò con documentazione tutto quello che ho da dire, e così desidererei che lui facesse lo stesso, non per sentito dire e non perché me l'hai detto tu, neanche questo deve dire, deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto gravi per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazioni. E allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa, con le prove, e che non faccia come ha fatto fino adesso, signor Presidente. Senta, non dobbiamo fare un interrogatorio. Lei contesti a lui. Ma scusi, signor Presidente, io lo devo dire... Signor Presidente, scusi, io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'Aula non una volta, più di una volta, 10 volte. Andiamo avanti, perché poi le dirò altre cose al signor Calò. Sente, Buscetta, a me ancora continuo a sentire... non mi chiamare neanche Buscetta, dici un nome qualsiasi, allora, perché tu hai calpestato. Come vuoi che ti chiamo? Hai calpestato a chi hai accarezzato. Io conoscevo la donna, prima moglie, e devo dire la verità, signor Presidente, una donna... Sì, infatti mia moglie quando l'ha cercato, che sono scomparsi i miei figli, lui non si è fatto trovare. Mia moglie, la madre dei 2, di Antonio, l'ha cercata per tutta Palermo, chiedendomi a me al telefono, cerco a Pippo. Senti, non lo cercare a Pippo perché chissà lui c'ha da fare. Mia moglie lo cercò per tutta Palermo per dire, Pippo, interessati, dove sono i miei figli? E lui non si è fatto trovare. Questa è la donna che lui rispetta. Tu sei il mio rappresentante, quello che mi rappresenta. Quello che dice tu? Quello che mi deve, quello che deve fare le cose per me. È la storia che racconti. E mi hai fatto ammazzare. La storia che racconti. Famiglia mi hai fatto ammazzare. Perché non mi faceva ammazzare? La storia che racconti, ma non ti preoccupare. Perché non mi hai trovato. Ma adesso è difficile trovare. Senti, io ti dico tutto quello che ti dirò. In questo confronto la figura di Buscetta prevale chiaramente, tanto che numerosi imputati che chiedono un confronto diretto col loro accusatore rinunciano, lasciando che Buscetta riparta per gli Stati Uniti. C'è veramente una figura particolare che non ha pari in altre epoche e anche in altri contesti, persino i grandi boss americani. O comunque lui può reggere il paragone con gli Al Capone, con i Lucky Luciano sicuramente, con proprio i grandi boss storici di Cosa Nostra di tutti i tempi. Volendo adesso dare una valutazione storica, che se non ci fosse stato
Tommaso Buscetta non ci sarebbero stati né Giovanni Falcone né Paolo Borsellino nell'intera esperienza del pool di Palermo. Il rapporto è un rapporto di causa ed effetto, ma è indicativo il fatto che un uomo come Tommaso Buscetta si pente proprio con uomini come Falcone e Borsellino. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no